Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di un tema forse un po' delicato al giorno d'oggi, i Longobardi e gli altri. Confini, spostamenti, migrazioni. Bentornati sul canale. Come sempre, grazie per essere qui, grazie ai nostri patron e ai nostri abbonati che vedono questo video in anteprima e grazie a chi è iscritto al canale e a chi ci supporta condividendo e guardando i video fino in fondo. Tutto questo dà una grandissima mano a tutta la Fara nei vari operati dell'associazione, quindi i video su YouTube, per cui c'è bisogno di materiale ovviamente necessario alla registrazione, il villaggio in archeologia sperimentale, la ricostruzione dei corredi delle tombe longobarde. Probabilmente nei prossimi giorni riusciremo a pubblicare un piccolo estratto dell'inizio della ricostruzione del corredo della tomba 14 della necropoli di Gallo a Cividale. Potremo parlare, se volete, un giorno dell'etimologia di questo Gallo, che il nostro Kilian, il nostro membro più giovane, finalmente inizierà. Dico finalmente perché negli ultimi 3 anni e qualcosa Kilian è stato impegnato con l'Università a Milano, quindi pur essendo rimasto un membro e avendo collaborato all'attività della Fara, sono sue ad esempio le riprese e la regia del video che avete già visto quest'inverno sulla Casa della Morte longobarda. Ecco, dicevo, nonostante la sua partecipazione all'attività della Fara, non aveva mai potuto prendere in mano il corredo che aveva scelto per sé. Oggi finalmente può riniziare questa avventura e vedremo di documentarlo in modo da condividere con voi il processo creativo. Per chi fosse interessato, sulle pagine Facebook e Instagram dell'associazione trovate la recente ricostruzione nella nuova versione dello Scramasax della tomba 18 della necropoli di Santo Stefano in Pertica, Cividale, che è il mio corredo, diciamo, originale, il primo che ho ricostruito e che adesso stiamo ricostruendo in versione 2.0, migliorata dopo 8 anni di pratica. E sempre sui canali social potete trovare la condivisione di un post proprio del nostro Kilian che per la lancia della sua tomba ha chiesto una commissione a Thomas. Thomas è un membro degli Utariar, il gruppo svedese che ci è amico e di cui vi abbiamo già parlato molto spesso, ed è un fabbro di prim'ordine. Se volete vedere una lancia veramente ben fatta, andate a cercare il post. Bene, veniamo all'argomento di oggi. L'argomento di oggi si rifà principalmente all'operato di uno studioso, il dottor Indelli, che ha dedicato all'argomento sia un saggio che poi una monografia. Vi lascio i link in descrizione a entrambi i testi. Il saggio è scaricabile gratuitamente da accademia.edu, mentre il libro è acquistabile su Amazon o per altre vie. L'argomento tocca quindi un concetto che per noi più che moderni, contemporanei, è molto sentito, quello dei confini e quello dello spostamento delle popolazioni all'interno di questi confini. Rischiamo spessissimo di guardare alla storia con gli occhi della nostra contemporaneità e confondere quindi la percezione dell'oggi con la lettura del passato. È un errore da cui non possiamo liberarci completamente. È il motivo per cui, oltre che per le nuove scoperte, la storia ha sempre qualcosa di nuovo da dire, perché man mano che le epoche passano cambiano i punti di vista con cui quelle precedenti vengono analizzate. Ciò però non vuol dire che sia lecito rileggere il passato con i valori o i disvalori dell'epoca in cui si vive. Conseguentemente invito nei commenti a rimanere pacati riguardo al tema dei confini e delle popolazioni che vi si spostano attraverso. Non stiamo parlando della quotidianità, ne stiamo parlando dei commenti al TG4. C'è ancora il TG4? Non lo so, non ho la TV. Detto ciò, andiamo avanti. La questione dell'idea di confine, come tra l'altro il saggio da cui parte questo video analizza molto bene all'inizio, è un'evoluzione lenta, un'evoluzione che nell'Occidente europeo attraversa secoli interi, fino ad arrivare poi alla grande produzione dell'idea di Stato-nazione e alla costruzione del patriottismo tramite la scuola e la diffusione del riconoscimento di alcune identità specifiche in contrapposizione a altre. Possiamo quindi dire che la nazionalità e il patriottismo sono fenomeni culturali, figli, in ultima analisi, degli ultimi 200 anni della storia degli Stati-nazione.
Durante il lunghissimo periodo che è stato il Medioevo, si può osservare una progressiva erosione dei poteri locali e delle identità locali a favore di entità sempre più grandi che poi in età moderna andranno a confluire in questi nuovi stati. Se parliamo dell'Italia longobarda, in particolare dell'Italia longobarda durante il regno, che ricordo va dal 568 al 774 d.C., possiamo osservare un fenomeno analogo per quanto ovviamente in chiave ridotta. Sembra infatti che nella mentalità dei Longobardi al loro arrivo in Italia il concetto giuridico di confine fosse quasi inesistente. Infatti spesso abbiamo descritto Alboino come un re tribale, quindi un re della gens e non un re che esercita un potere su un territorio. Col procedere della presenza longobarda in Italia, col rafforzarsi dell'autorità regia, pensiamo a tutti i tentativi successivi al periodo dell'anarchia, proprio di creare appunto una regalità strutturata e che avesse effettivo potere sui centri minori o distanti dalla capitale. Ecco quindi in quest'ottica vediamo una progressione che dal re tribale e dal concetto di gens ed exercitus passa a quello di un re più moderno e medievale che esercita il suo potere su un territorio e su tutti gli abitanti del territorio, spostando quindi probabilmente anche il focus delle leggi da leggi di popolo a leggi del territorio. Ecco, questo procedimento è un procedimento lento, graduale e che non dipende solo dal rafforzamento del potere monarchico, ma anche dalla progressiva acculturazione, se vogliamo usare questo termine, a cui vengono sottoposti i Longobardi per la loro continua vicinanza al mondo romano-cattolico, romano-cristiano. I primi passaggi in cui possiamo vedere lo svilupparsi di questa nuova idea del confine, la presenza dello stesso e soprattutto una attenzione allo spostamento delle persone lungo questi confini e attraverso questi confini, sono ovviamente le leggi dei Longobardi. La raccolta più famosa è quella ovviamente dell'Editto di Rotari di VII secolo, a cui poi si aggiungono tutte le chiose volute da Liutprando, Ratchis, Astolfo. Ecco che in questi testi noi possiamo cominciare a vedere il definirsi di un'idea dell'amministrazione del territorio, dello spostamento all'interno del territorio, più simile alla nostra. In particolare possiamo dividere a grandi linee le norme in due tipologie, quelle che riguardano gli spostamenti delle popolazioni interne al Regno Langobardorum, quindi con una terminologia moderna potremmo definirla migrazione interna, come quella che è stata tipica del meridione d'Italia verso il nord a seguito dell'industrializzazione. E poi quella che invece riguarda lo spostamento di popolazioni esterne e estranee alla gens Langobardorum che entra nel contesto del regno e quindi un fenomeno più simile a quello che noi oggi definiremmo immigrazione. Leggiamo alcuni passaggi di queste leggi, li leggiamo nell'ordine Rotari, Liutprando, Ratchis, Astolfo e prima analizziamo quelle legate allo spostamento di Longobardi all'interno del regno. Editto di Rotari, 177. Dell'uomo libero, affinché gli sia consentito di emigrare. Se un uomo è libero, abbia facoltà di emigrare con la sua fara dove vuole all'interno del dominio del nostro regno, purché gli venga concesso il permesso dal re. E se un duca o qualsiasi uomo libero gli ha donato qualche bene, ed egli non vuole rimanere con lui o con i suoi eredi, i beni ritornino al donatore e ai suoi eredi. Vediamo quindi che qui si comincia a legiferare sullo spostamento delle popolazioni, probabilmente anche in relazione alla progressiva ripresa dei commerci e della vita economica durante la seconda parte del Regno Langobardorum. Abbiamo quindi la prova che un arimanno, un uomo libero, poteva spostarsi insieme a tutta la sua fara, cioè al suo gruppo di consanguinei esteso, all'interno del regno, ma previa richiesta del permesso, e che se spostandosi all'interno del regno avesse cambiato giurisdizione, avrebbe dovuto restituire i beni ottenuti dal suo dominus di riferimento prima dello spostamento. Quindi si cominciano a scorgere tanto le figure
di amministratori del territorio a cui viene richiesto di controllare questi spostamenti e anche di gestirli a livello economico e fiscale, se vogliamo, tanto quanto vediamo la definizione del margine di libertà dell'uomo libero all'interno del regno. Sempre Rotary, 264, qui incontriamo una figura diversa, incontriamo un fuggitivo. Se un uomo libero o un servo vuole fuggire fuori dalla provincia e un giudice o chiunque risieda dentro i confini della provincia lo cattura, lo tenga e prenda in custodia i beni che ha portato con sé ed informi subito il giudice del luogo dal quale è fuggito perché lo riprenda e dia a lui 2 solidi per ciascun fuggitivo, in modo che sia riconsegnato con i beni che ha portato con sé. Se accadde che quello fugge dai ceppi, colui che lo teneva presti giuramento di non averlo lasciato andare intenzionalmente, ma di averlo voluto tenere in custodia con tutte le sue forze. Dopo aver fornito il giuramento, restituisca i beni che gli ha preso, non chieda il compenso per la cattura e non venga più accusato indebitamente. Se il fuggitivo non porge le mani per essere legato e viene ucciso, non si reclami, siano solo restituiti i suoi beni. Se quello che voleva prendere il fuggitivo viene da lui ucciso, non si reclami. Quindi qui osserviamo una produzione di leggi attenta anche a chi cerchi la fuga fuori dai contesti del suo ambito territoriale. È un topos quasi cinematografico, a noi molto noto grazie alla cinematografia americana, no? La fuga in Messico. Ecco qui la fuga nel ducato vicino. Sempre parlando di ladri. Arriviamo ad Astolfo 9. Circa i ladri, chi trascura di indagare e di inseguirli, o chi permette loro di uscire fuori dai valichi di confine, soggiaccia a quanto è contenuto nella pagina dell'editto e si faccia un'indagine entro la presente indizione. Stabiliamo anche così che se uno viene preso da un giudice qualsiasi e accusa il suo complice che è sotto un altro giudice e quel giudice che ha preso il ladro invia un avviso all'altro giudice e questo trascura di catturarlo, il giudice paghi la composizione per il furto a colui che l'ha subito, perché ha trascurato di catturare il ladro. Qui è molto interessante perché in realtà si sovrappongono i 2 piani, quello dell'interno del Regnum Langobardorum e quello dei confini, che vengono citati proprio come confini. Quindi vediamo come ad esempio la responsabilità della gestione della cattura, in questo caso di ladri, e la comunicazione fra i giudici, fra le figure, quindi dell'amministrazione locale, venga delineata per legge. I giudici devono comunicare fra loro se ci sono ovviamente delle indagini che attraversano più territori. Questo ovviamente va a sottintendere come i territori si stiano pian piano definendo e come l'autorità di queste figure di amministratori locali debbano essere tutte gestite in maniera corale all'interno del sistema del Regnum. Proviamo ora a dare una scorsa a quegli articoli che invece toccano proprio gli stranieri, quelli che non sono abitanti del Regno Langobardorum. Vediamo un po'. Rotary 367. Dei Varengang, cioè gli stranieri. Tutti i Varengang che da territori stranieri vengono nei territori del nostro regno e si pongono sotto lo scudo della nostra potestà devono vivere secondo le leggi dei Longobardi, a meno che non abbiano meritato un'altra legge per nostra grazia. Se hanno figli legittimi, questi siano loro eredi, come anche i figli dei Longobardi lo sono. E se non hanno figli legittimi, non sia loro facoltà donare a chi che sia i loro beni senza ordine del re o alienarli a qualsivoglia titolo. Quindi vedete, lo straniero, se si dichiara tale e si pone sotto la protezione del re, può risiedere, può chiaramente detenere dei beni e farli ereditare ai figli, a patto che accetti la legge dei Longobardi. Quindi uno straniero si adatta ai costumi legali del territorio, in questo caso il territorio longobardo, a meno che non venga concesso dal re stesso di poter seguire la propria legge. Pensiamo ad esempio a un'altra legge barbarica di un'altra popolazione. Ci spostiamo su Ratchis 9. Questo è molto interessante perché lascia intendere quanto siano importanti quelli che noi oggi identificheremo con i confini dell'Italia
e quanto fossero ritenuti extraconfine anche i territori che noi oggi riterremo parte dell'Italia e in particolare del Regnum Langobardorum. Ascoltiamo. Se un giudice o qualsiasi altro uomo osa inviare un proprio messo a Roma, a Ravenna, a Spoleto, Benevento, presso i Franchi, i Bavari, gli Alamanni, i Reti o gli Avari, senza un ordine del re, la sua vita sia messa in pericolo ed i suoi beni confiscati. Quindi vediamo come le comunicazioni che escono dai confini del regno e vanno a toccare i vicini, che certo in momenti diversi della storia sono stati anche alleati, ma senza l'autorizzazione del potere centrale, ecco, questi messaggi vengono retribuiti, o quantomeno chi li spedisce senza il permesso del re viene punito. Vi facevo notare all'inizio della lettura come fra questi regni esteri, Bavari, Avari, Alamanni, Franchi, Roma ovviamente, Ravenna che resta bizantina per tantissimo tempo, ci siano però anche Spoleto e Benevento, i ducati della Langobardia minor, che poi rimarranno indipendenti anche dopo la caduta del regno, ma che chiaramente proprio per la loro indipendenza venivano valutati alla stregua di territori i cui rapporti potevano venire gestiti solo dal re in persona. Con questo passaggio chiudiamo le letture tratte dalle leggi dei Longobardi. Vi ricordo sempre che c'è questa bellissima edizione Viella, facilissima da consultare, se siete curiosi è lo strumento perfetto. Volendo quindi riassumere, cosa possiamo dire? Possiamo dire che c'è un'evoluzione all'interno della cultura e della mentalità longobarda, una cultura che arriva probabilmente non concependo particolarmente il senso del confine come lo intendiamo noi moderni, e poi sviluppa progressivamente una attenzione giuridica tanto al confine quanto allo spostamento delle persone, sia sudditi del regno sia stranieri, dentro e fuori dai confini. Quello che però pare evidente è che anche quando l'idea di confine va a delinearsi in maniera più chiara, non si parla mai di confini rigidi, di confini chiusi, di confini stabili. Spesso abbiamo parlato ad esempio delle fortificazioni che difendono il Friuli durante la sortita avara d'inizio VII secolo. Ecco, questi castra non si collocano sul confine del ducato e quindi sul confine del regno, perché a est è il ducato del Friuli che protegge il confine del regno, ma si collocano piuttosto all'interno, più all'interno della capitale stessa del ducato, che è spostata in effetti verso est, Cividale. Delineando quindi un'attenzione ai confini che non è quella che oggi noi immaginiamo costruita sul modello delle dogane moderne, quindi di un confine continuo e controllato, quanto più di un confine mobile, in cui ci può essere continuo passaggio e cambiamento di definizione e che piuttosto viene difeso in una maniera, diciamo, a sua volta fluida e dinamica. Questi castra permettevano il raggrupparsi delle forze di difesa e la cacciata di eventuali invasori, ma non permettevano la difesa della linea di confine. Di conseguenza, tranne le eccezioni di cui abbiamo già parlato, come le chiuse, i confini dovevano delinearsi come sì presenti, sì normati, ma come istituzioni appunto fluide e come istituzioni appunto in divenire, mai statiche e più aperte che chiuse. Bene, speriamo di avervi dato qualche informazione in più, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e come sempre chiedeteci quali argomenti volete che approfondiamo sulla storia dei nostri amati Longobardi, perché siamo qui per questo. Vi avviso che a settembre probabilmente avremo una piccola intervista radiofonica, vi terrò aggiornati, quindi se volete ascoltare anche questa troverete i link in descrizione quando sarà ora, al momento non spoilerò nulla. E mandi!